Ragazzi, buonasera. Oggi voglio partire con una domanda così, strana, diversa dal solito, per lanciare la discussione. Come siete messi ad altcoin? Cioè, quante altcoin possedete, non in capitale, in percentuale, e quali e perché? Rispondete a questa mia domanda nei commenti o nella chat se siete dal vivo e partiamo così con la nostra sessione di domande e risposte. Prima di iniziare vi ricordo che dovete seguirmi su Telegram, cioè ragazzi, dovete seguirmi su Telegram. Oggi c'erano i dati CPI e noi sbrem li abbiamo commentati per bene, ne parliamo anche tra poco. Quando c'è qualche dato da sapere abbiamo subito la notizia in tempo reale, la mattina abbiamo l'analisi, che so che è la cosa che vi piace di più. Iniziamo sempre la giornata con una visione dei livelli chiave, degli scenari possibili. Quando chiude il settimanale analizziamo la chiusura settimanale, cioè ragazzi, per rimanere sul pezzo al 100% dovete seguirmi su Telegram, link in descrizione, è gratuito. E la seconda cosa che vi sta gasando molto, quindi io ve lo dico in questo periodo così il più possibile, è se vi interessa un DEX dove fare trading no KYC, non custodial su cripto, stocks e metalli, EdgeX è un'ottima soluzione. Ho provato anche l'app mobile che è pazzesca, sembra di usare Bybit, letteralmente, provate, mi saprete dire, commissioni veramente minime, 0,036%, market order 0,015, limit order, ripeto, non custodial, no KYC, anche in USDT, trading su tutto, liquidità folle, volumi folli, non so veramente, una roba pazzesca. C'è anche l'airdrop, ma non vi voglio tediare più col discorso dell'airdrop perché ve ne ho già parlato la scorsa volta, e vi lascio in descrizione il link per ottenere uno sconto sulle fee a livello VIP1 con le fee che avete visto poco fa. Si chiama EdgeX. Questo qui che state vedendo, su TikTok non lo vedete, ve lo scrivo nei commenti, EdgeX. E domenica faccio un video tutorial perché ho deciso di iniziare a fare le guide, che le ho fatte sugli exchange, le sto facendo sui broker e ve le faccio anche sui DEX. E così appunto avete tutto il ventaglio, diciamo, di piattaforme su cui operare in cripto, incluse quelle appunto no KYC, non custodial. Un saluto da Londra, un saluto a te. 90% alte, 0 bitcoin. Attenzione, adesso voglio leggere le vostre allocazioni, ho paura, ho bisogno di un bicchiere d'acqua. Se escludo Bitcoin e Ethereum, il resto, cioè l'80% in alt, però non mi lamento, nel globale sono sotto del 30%. Ah, vabbè, allora le hai scelte bene, ma che cosa, che altcoin hai per curiosità? Cosa cambia tra operare in CEX o DEX? Beh, la differenza principale del DEX è che essendo on-chain tradi direttamente dal tuo wallet, quindi non devi depositare i fondi ad esempio su un exchange, ed è no KYC. 50% in altcoin. Adesso Ondo, Wormhole e sto valutando ingressi in Doge e Popcat. Attenzione! Mamma mia, ragazzi, volete proprio farmi sudare freddo. Vabbè, Ondo dai, tutto è che cioè, il problema delle altcoin è la tokenomics. Allocazione mia 100% Bitcoin. 0% alt, fregato dall'ultima alt season 2024, abbandonate. Eccetto Ethereum non ne vale la pena. A piacere direi Sol meno del 5% e stop. Solo Solana per il momento. Che ne pensi di XRP? Non mi piace granché. 50 Bitcoin, 25 Ethereum, 10 Sol, 5 XRP. Vabbè dai, siete migliorati, posso dirlo? Posso dirlo? Su che rete lavora EdgeX? È un suo layer 2 che si chiama Edge Chain ed è un layer 2 proprio creato per l'elevata performance. E basta. Beh, vi dicevo, siete migliorati ragazzi, perché mi ricordo nello scorso ciclo, negli scorsi mesi, che eravate molto più esposti in altcoin. Mamma mia, beh dai, un po' alla volta si migliora, un po' alla volta si migliora. 50% alt divise tra Sol, XRP e Jup per airdrop. Jup? Che airdrop dà? È finito l'airdrop? Ah, ma forse perché l'hai ottenuto.
Cripto 20% del portafoglio, 90 bitcoin, 5 sol, 5 Star Atlas, così. Ma ragazzi, che fine ha fatto Star Atlas a proposito? Non l'ho più seguito. Droppate un like per far pompare il mercato, ragazzi, mi raccomando. Dai che Bitcoin inizia un nuovo ciclo. Se droppate tutti un like parte il super mega iper ciclo, lo chiamiamo così d'ora in poi. 100% alto. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Accumulare BGB di BitGet ha senso come accumulare BNB? Se vuoi investire in BitGet, sì. Cioè tu ti stai esponendo al successo di BitGet. È come avere una sorta di azione di BitGet alla fine. Di fatto è così. Qualcuno se le ha bruciate le alte, è vero, ma dobbiamo ancora sperare con altcoin, ragazzi, vi prego non utilizzate quella parola che mi fa venire i brividi, sperare, cioè se la tesi di investimento è sperare vi conviene lasciar perdere in principio, cioè non dovete investire in altcoin solo perché sperate nell'alt season, assolutamente sbagliato. Si investe per il lungo termine, non per la speculazione. Sulle altcoin, se si vuole investire, si deve sceglierle con estrema cura e avere un'allocazione estremamente contenuta. Sono due regole veramente ferree. A prescindere dalla bontà che uno vede in un altcoin, la regola d'oro è allocazione contenuta. Fondamentale, fondamentale. Non si spera, si crede, ecco, poi ci sono le religioni, no, io spero, io voglio che riparta tutto, quindi compro l'altcoin, è che io la sento da un anno sta roba qui, non oso immaginare chi sta ancora aspettando l'alt season da un anno che fine ha fatto. Ondo è definita altcoin, direi proprio di sì, Non è che si migliora, è che le alt sono crollate il triplo di Bitcoin, quindi in percentuale il valore di Bitcoin cresce, sì. Mamma mia, no, mi raccomando, le altcoin davvero, adesso tornando seri, che cioè, finché ridiamo, ma non scottatevi con le altcoin, ecco, questa è una regola che abbiamo detto da sempre e che ribadiamo anche adesso, cioè non date per scontato che visto che sono scese così tanto, prima o poi devo ripartire, perché, ripeto, c'è chi lo aspetta da un anno. Portafoglio percentuale delle tue cripto, 25% in cripto e all'interno delle cripto quasi tutto Bitcoin e poi c'è una parte in Ethereum, una piccola parte in Sol e BNB. Quella è. E ragazzi, io sto valutando, datemi voi un consiglio finanziario a me, consigliatemi un altcoin, no scherzo, e sto valutando, vista la struttura di prezzo che ha, che cripto hai, l'ho appena detto, quelle. Sto valutando per gioco TRX, cioè sto riflettendo, solo che non riesco veramente a capire, cioè, perché, com'è possibile? Io credo che ci sia dietro quel pazzoide di Justin Sun. Direi meme. Le meme, ragazzi, sono i cippini, non contano, non sono investimenti. Il ciclo di Bitcoin è come le 4 stagioni, sparite. Non ci sono più, No, come le mezze stagioni, allora. 100% alt per utilità, ora arrivano le istituzioni, ci si diverte. Ho 19 anni, ecco, allora, guarda, questa è una cosa che posso accettare, il discorso dell'ho 19 anni, però 100% alt è gambling, ok? Sì, ne convinto, perché 100% alt è gambling. Se tu dici io a 19 anni avevo, al posto che comprarmi gratta e vinci, ho voluto fare la scommessa, ci sta, però ecco, non è investire, mi raccomando. E un po' di scommessa su Polymarket, ecco, se si vuol scommettere, se no c'è quello. Sento amici che dicono guarda questa che ha i minimi, se dovesse tornare in all time high farebbe un 100%. Esatto, quella è un'altra di quelle logiche fallaci che uno guarda i vecchi all time high di un altcoin e dice se dovesse tornare lì, ma hai detto bene, non è assolutamente, cioè improbabile, anche perché la maggioranza delle altcoin non lo rivede mai il suo all time high, ma neanche lontanamente. Bitcoin scenderà sotto i 60.000, possibilissimo amico mio, possibilissimo. Abbiamo visto anche nella scorsa live che il prossimo livello chiave, se facciamo un lower low, adesso ne parliamo poi nella parte di analisi, però il prossimo livello chiave è la zona dei 40.000.
e basta. Quindi sì, assolutamente sì. Adesso dobbiamo vedere come reagisce qua. Vai all in su VLF. Non so neanche più come sta andando. Io avevo fatto la token sale, mi pare, ma poi li avevo venduti in parte su. Beh, era una roba da cippini, roba da cippini. Bitcoin sotto i livelli degli ETF. Ecco, il supportone è proprio il livello degli ETF. Non dovevi comprare Doge, ragazzi, voi non dovete ascoltarmi così. Non dovete ascoltarmi così. No, scherzi a parte, il cippino su Doge l'ho pianificato sul serio, però guai a voi se provate a copiarmi e a dire che io vi ho detto di comprare Doge, vi vengo a prendere, vi prendo il portafoglio, vi tolgo tutti i bitcoin e li sostituisco con la meme coin di Trump. Non ci dovete neanche provare. Hai visto la tassa in Olanda? No ragazzi, ho visto un'assurdità. Sono riusciti a superarci, hai ragione. La tassa sulle plusvalenze non realizzate. Siamo alla frutta in Olanda. L'Olanda ci ha superato. Incredibile. Non ho capito se l'hanno approvato oppure no, ma è veramente incredibile. Più che il prezzo dovremmo tenere d'occhio l'hash rate. Bravo, guarda, m'ha imboccato su questa cosa che in realtà, non so se hai visto, ma sta recuperando. Perché era calata, ma adesso ha avuto un bel rebound. Mi è piaciuto questo rebound e sta recuperando l'hash rate. Quindi bene, mi piace. Aspettate che tolgo sto bianco che mi sta... Ah no, facciamo così. Ah, molto meglio. Più che strategy dobbiamo fare attenzione a Mara e altre 100 e passa aziende che sono affogate da Bitcoin, che potrebbero dover vendere poi a cascata. È vero, quello è un tema che potrebbe generare un sell-off bello marcato. Come si dice, le aziende che detengono tanti bitcoin. Però anche Mara comunque è un miner, ok? Quindi fa mining e i miner da sempre hanno detenuto una marea di bitcoin, attenzione, non è una novità. Quindi più che quelle, a me quelle che terrei più d'occhio, che poi sti cazzi perché non hanno a che fare con Bitcoin, sono quelle delle altcoin, che detengono altcoin. Quelle lì sono le prime a saltare, cioè sono folli che fanno quella roba lì con le altcoin, è un delirio. E poi quelle con Bitcoin alla fine, ripeto, di solito c'hanno dei business dietro, come può essere appunto il mining. Strategy è il caso un po' più particolare perché in realtà è andato all in su Bitcoin con i prodotti finanziari, quindi è il caso un po' più sotto i riflettori. Però di fatto lo abbiamo analizzato bene ed è strutturato in un certo modo, quindi appunto andatevi a vedere quel video lì. Abbiamo parlato di tutti i rischi di Strategy ma in maniera lucida, non la spirale della morte che adesso si legge, arriva la spirale della morte, porco cane, adesso c'è quella narrativa lì che si salvi chi può. E che ne dici di Quant e DAG Constellation? Non so cosa sia. Ci siamo incontrati qualche volta ai meeting di Binance, sei un ottimo divulgatore, grazie, ci incontreremo ancora, eh? Tuo portafoglio oltre le cripto cosa contiene? Allora, è metà in liquidità, 25% in cripto che vi ho detto prima e l'altro 25% è stocks e oro, ma soprattutto stocks. Fai del 25%, 20 stocks, 5 oro, forse anche qualcosina in più, perché è tipo 75-25 mi pare, quindi sì, dovrebbe essere giù di lì. E stocks diversificate, cioè io ragazzi non faccio stock picking, quindi un bel ETFone passa la paura. Dove detieni le tue cripto? Cold wallet, assolutamente sì, in soluzioni di custodia in realtà, perché anche per il rischio rapina ne ho parlato varie volte. Io consiglio anche spesso soluzioni di custodia, cioè tipo CheckSig o simili, dove tu puoi è come un cavò assicurato tra l'altro e tutto, che fa la custodia per te. E io lo consiglio, quando si parla di certe somme io consiglio, perché tra l'altro da lì per spostarli e prelevarli, ovviamente per andare a fare le operazioni di ribilanciamento ti aiutano direttamente loro, è come avere una sorta di private banking, no? Che però ti gestisce le cripto, e per invece prelevarle c'è da fare tipo una videochiamata tu e un'altra persona che decidi tu, è un po' una sicurezza di livello bancario, immaginatevela così, ed è un'ottima soluzione appunto lato sicurezza.
Questo è. Cosa ne pensi della notizia uscita il 9 febbraio dove dicevano che vogliono rendere negoziabili H24 i mercati azionari? E guarda, prima o poi succederà perché comunque è l'evoluzione naturale, no, dei mercati, andare a rimanere aperti 24 ore e lo faranno magari anche on-chain, chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa. Faccio una guida, potrei farla. Avevo parlato del rischio rapina in un video dedicato perché è un rischio molto sottovalutato. Poi adesso si sente molto spesso, no? Di gente che viene rapinata perché magari, sai, se hai in casa il ledger con dentro 20.000 euro di cripto, per dire, caspita, cioè è come avere lì una pila di contanti, no? Quindi uno non può prendersi quel rischio lì. Ed è importante ovviamente tutelarsi, no? Uno deve ragionare sulla sua sicurezza. Vi ho fatto il video, se vi interessa, andatevelo a vedere. Quando arriverà Bitcoin secondo te ai famigerati 83k? Perché famigerati 83k? Cosa succede a 83k? Mi sono perso qualcosa? Come mai è il 50% in liquidità che ti rendono un misero 2%? Ma guarda, allora in realtà li faccio rendere un po' di più, ma il motivo è andare a bilanciare la volatilità del resto del portafoglio. Allora, aspettate, ti faccio vedere perché qualcuno mi ha chiesto qual è il video. Il video è il seguente. Eccolo qua, il rischio più... io sono laureato in clickbait. Il rischio più grande nel detenere Bitcoin e cripto di cui non parla nessuno. Che in realtà è vero, cioè non è clickbait, è veramente il rischio più grande e non se ne parla quasi mai. 36 minuti, questo video qui è tutto dedicato alla sicurezza. Al rischio rapina, rischio di subire aggressioni o rapine. Andatevelo a vedere, 8 mesi fa l'ho fatto. Ethereum ha un gap da fillare in alto, in che senso? In che senso un gap? Il futures? Il ribilanciamento ogni quanto lo fai? Di solito trimestrale. Come fai a far rendere il cash? Principalmente con bond vari e anche in realtà in parte con rendita sulle stable. Tenere mezza chiave in una cassetta di sicurezza e metà in casa? Beh, guarda, ci sono varie soluzioni. La cassetta di sicurezza è un'altra soluzione. E anche così si può fare, ha perfettamente senso. Però ecco, l'importante è avere un bel framework di sicurezza in generale. Cioè, innanzitutto, coprire la tua attività on-chain perché non devi far arrivare a te. Cioè non devi far sapere che in qualche modo che tu hai cripto, cioè è privacy, no? Quindi layer 1 la privacy. Io ovviamente essendo una persona esposta, no? Che quindi si sa, no? Che io ho cripto, ne parlo tutti i giorni, ho il canale, cioè faccio vedere tutte le cose, eccetera. E quindi prendo i provvedimenti di tutela di massimo livello, cioè se uno mi entra in casa con la mitragliatrice io gli dico guarda non ti posso dare letteralmente, la cosa più di valore che trovi è probabilmente il Lego di Capitol City, no? Di Capitol Hill e basta perché di fatto poi il resto è tutto assolutamente protetto. E basta, questo è no, però l'importante è proprio tutelarsi, tutto lì. E tra l'altro appunto CheckSig che è una soluzione che a me piace personalmente, io sono un utente, vi dico la verità, oltre a offrire la assicurazione sulle rapine, quindi su qualsiasi cosa succeda che mette a rischio i bitcoin che detieni lì sei assicurato, andateci pure a vedere. Davvero, anche se, ripeto, arriva qualcuno che ti dice no adesso fai la videochiamata e li fai sbloccare, la videochiamata servono 2 persone, tu e un altro, e dall'altra parte vengono sbloccati dopo 5 giorni. Piuttosto la mia vita, ma non le cripto. Ok, però può farti fuori perché non può prenderle. Sì, ok Alessandro, certo, però nel senso se lo scopo è fare una rapina, se a uno non conviene farti fuori così senza motivo, se no uno rischia la galera e in più non si è portato a casa niente, cioè capito?
Se vuoi ti do, boh, le AirPods o il, boh, che altro, il Lego. Questo è. Puoi spiegare perché Bitcoin dovrebbe avere valore? Ragazzi, qua è un discorso lungo, molto lungo, e avevo fatto un video dedicato. Non ve lo posso spiegare qui, cioè stiamo qui fino a domani. Ho fatto un video dedicato, Bitcoin, l'asset inarrestabile, qualcosa del genere. Cercatelo e lo dovreste trovare. Voglio il Game Boy di Solana ora. Ecco, questa è una cosa che potrebbe... Dov'è che ce l'ho? Non mi ricordo dove l'ho messo. La mia collezione di robe di Solana, ecco, quello potrebbe essere un motivo di ormai gli airdrop li ho claimati tutti, quindi non c'è più niente. Però non mi ricordo manco più dove l'ho messo. Avevo fatto tutta una sezione dedicata a quello. Porco cavolo, dove cacchio è, chi lo sa. Ma da oggi si sale o è solo un bluff? Allora ragazzi, non esagerate, non gasatevi per una candela verde, per piacere. E date tempo alla struttura di mercato di dipanarsi. C'è anche il cellulare di Solana, ce n'è ben 2. Io ce li ho tutti, ragazzi, io sono un collezionista di robaccia di Solana. Assolutamente sì, assolutamente sì. E Ledger, cosa ne pensi del servizio Recover che salva le chiavi per te? Non è il massimo. Non è il massimo, perché comunque se io avessi appunto i fondi su un hardware wallet vorrei che la chiave privata, la seed phrase ce l'ho io. Potrei uccidere sia per il cellulare che per il Game Boy. Potrei airdropparli con i cippini. Chi lo sa, chi lo sa. Facendo un riferimento sui passati cicli, quale potrebbe essere il low di Bitcoin in questo bear? Beh, guarda, la zona appunto, io ho ipotizzato che se dovessimo fare l'altra leg down classica, no? Quindi di capitolazione finale, la zona dei 40.000 potrebbe essere un livello sensato. Qualcuno dice che ci saranno nuovi massimi quest'anno, è possibile? Certo che è possibile, Giovanni, tutto è possibile, non puoi escludere nulla. È possibile, adesso la struttura ovviamente è ribassista, quindi è prematuro pensare a nuovi massimi, cioè. Però è tutto possibile. Bull trap per poi fare la capitolazione finale, questa è la mia opinione. Che ne pensi, Luca? Ha senso, può essere. Può essere, può essere. Poi di solito, tra l'altro, il segnale che storicamente ha sempre sancito un bel bottom è una lateralità in una fase di iperestensione ribassista, cioè dopo appunto la leg down finale di capitolazione, la lateralità che poi viene rotta a rialzo, quello di solito è sempre stato il segnale di bottom. Quindi sì, c'è sempre stata una lateralità, in altre parole. E scherzi a parte, se passo una proposta tipo quella olandese che si fa, cioè tassare i profitti virtuali annualmente, è una follia, ma fatemi chiedere un attimo a Grok. Allora, ma in Olanda vogliono tassare le plus non realizzate? O è fake news o solo ipotesi? Vediamo. Lateralità piatta. Beh, se voi andate a vedere appunto le ultime, come si dice, gli ultimi bottom dei cicli, trovate proprio la fase laterale. Sì, la trovate. Preferisco Trezor, anche Trezor è ottimo. È anche open source, c'è qualcuno a cui piace di più, però è leggermente più complesso di Ledger, se dobbiamo proprio essere puntigliosi. Dove comprare gli ETF cripto? Beh, guarda, io ho fatto un video recentemente su Scalable Capital, per dirne una, che è un ottimo broker banca, dove puoi comprare e vendere ETP. Quelli europei, e di fatto lì non hai neanche il tema della custodia, lì anche quello lato sicurezza non è male. Allora vediamo, non è fake news, è una cosa reale anche se non ancora definitiva. La legge tassazione porca Eva, ragazzi, come si fa? 36%. Si tassa anche l'aumento di valore non realizzato alla fine di ogni anno. Primi 1.800 di rendimento netto esenti. Le perdite si possono portare avanti illimitatamente. Eccezioni importanti: immobili, partecipazioni in startup, solo capital gain al momento della vendita.
È veramente una cosa folle, eh. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Il 30, cioè, poi ragazzi, c'è chi fa peggio di noi, eh. Il 36% sulle plusvalenze anche non realizzate. È una follia. Ragazzi, è una follia. Ma sono completamente pazzi, ma sono completamente folli. Mamma mia, mamma mia. Non so poi come funziona, se a prezzo medio di carico, l'IFO, quello che è, ma è una follia, cioè è veramente incredibile. Cioè le tasse sulle plusvalenze non realizzate. Incredibile, incredibile. Vabbè, ti fa sentire quasi fortunato. Mamma mia, mamma mia. Perché stanno cercando di limitare l'utilizzo di cripto così tanto? Ma guarda, non lo so. Strano perché l'Olanda è avanti su molte cose, ma non su... Ma al nord Europa in teoria ci sono... cioè le tasse sono abbastanza alte, eh. È vero, è confermato. Allora, non è confermato, deve ancora essere confermata dal Senato, deve essere approvata entro il 15 marzo 2026, c'è scritto, però addirittura dicono che è probabile che la approvino. Anche in Germania non si pagano le plusvalenze, se non erro, se holdi almeno un anno. Se holdi almeno un anno. E adesso glielo chiedo, in Germania come funziona? Come funziona il capital gain? Mi pare di ricordare che se holdi almeno un anno non paghi le plusvalenze, mentre se speculi sul breve paghi le plusvalenze. In Olanda, attenzione però, non in Italia, perché vedo che qualcuno si sta scaldando. No, no, è una cosa che succederà in Olanda. E quindi il discorso è che c'è chi sta peggio di noi. E via, e via. Dopo quanti soldi investiti consigli di toglierli dal wallet centralizzato e spostarlo in uno decentralizzato? Il prima possibile, tendenzialmente. Il prima possibile, ti direi. Non lo dire tanto in alta voce, se no qualche politico italiano fa di guarda, è probabile. Ah, guarda, eccolo. Plusvalenze non realizzate, nessuna tassa. Plusvalenze realizzate 26,375%. Cripto esente dopo un anno. Franchigia 1000 euro l'anno. Perdite compensabili. E beh, non male. Lungo termine, lungo termine non male. Perché soprattutto, ma è solo sulle cripto il lungo termine, tra l'altro. La regola dell'un anno. Benissimo, benissimo. E in Germania dipende anche dallo stipendio. Ma mi sembra qua, qual è? Aspettate, perché qua cosa c'era scritto? 25% più 5,5. Qua non si parla di stipendio. Non lo so, e poi magari è sbagliato. La tassazione avviene a seguito della liquidazione dell'asset o a seguito del prelievo da portafoglio a conto bancario? In Italia, intendi? Guardi, in Italia è considerato un evento tassabile sia la vendita in euro che la vendita in stablecoin, e-money token. Se io prendo e compro su Binance e poi trasferisco su Cold Wallet e poi spendo con carta cripto da Cold Wallet, non mi chiederanno mai le tasse. Che quale carta cripto da Cold Wallet? No, attenzione che comunque spendere con le carte cripto significa fare cash out, teoricamente, e le carte cripto non è che sono anonime, quindi ricordatevi anche questa cosa qui. Dipende sempre da quanti soldi parliamo. Se sono tanti e si può, meglio andare via dall'Europa. Ragazzi, ma ricordatevi che il posto dove vivere comunque non è che uno lo decide solo per le tasse. Cioè, non so, io ad esempio non capisco chi va a vivere a Dubai. Cioè, io non andrei mai a vivere a Dubai. Anche se lì capisco che non paghi tasse, dici, è bello e tutto, però non lo so. Non so, voi ci andreste, obiettivamente. È bello starci una settimana a Dubai, ma non so.
Ci sarà mai più un alt season? Guarda, io davvero, se dovessi scommettere io direi di sì, però non ti so dire quando, dove, come. Andate a vivere a San Marino, 8% e ti togli il pensiero. San Marino può essere una soluzione, non so come funziona il trasferimento, ma altrimenti a Monte Carlo, dov'è che è anche? Vabbè, Monte Carlo è più bella di Dubai, obiettivamente, secondo me. Almeno sei in una zona più, con un po' più di natura intorno. So, qualcuno va a Singapore. So, anche Singapore a me non piace, ragazzi, mi spiace. Ci sono stato, ma non mi fa impazzire. La Svizzera, ecco, la Svizzera è un bel posto. Svizzera bella. Piuttosto sì, ecco, allora la Svizzera. Anche Malta, sì, anche Malta non è male. Non è male. E almeno c'è un clima piacevole. Panama, ragazzi, è bella lontana più che altro. È bella lontana, cioè, caspita, tutti a Piacenza. A Piacenza facciamo il Principato di Piacenza, aboliamo le tasse sul capital gain a Piacenza. Per il passaporto piacentino, vogliamo. Eh sì, eh. Ho vissuto a Zurigo per 3 anni e si andava avanti a cripto, ma la Svizzera è avanti, ragazzi, eh. La Svizzera è veramente avanti. Va bene, ragazzi, io direi che ci possiamo dire che è chiusa la parte di Q&A e iniziare, che dite, la parte di analisi. Mi raccomando, se siete arrivati fin qui, droppate un like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre sul pezzo e non perdervi nemmeno uno dei nostri video.